Il Condor Blue Ultimate Rig è il kit più completo disponibile online per la Komodo e la Komodo X. Era da tempo che avevo messo gli occhi su questo pezzo quando la Condor Blue ha deciso di inviarmelo. Questa recensione però non è sponsorizzata, quindi vi dirò quello che penso onestamente. Un ringraziamento a Condor Blue per avermi inviato il kit e potete utilizzare il link che trovate in descrizione per il 10% di sconto sugli acquisti dal sito Condor Blue. Il kit è progettato per includere tutti i pezzi necessari per un setup handheld, che prevede la trasmissione del video e del fuoco e altri accessori. Il kit comprende un cage di base con una cheese plate su ogni lato, completa di rosette, il manico superiore con attacco NATO, la slitta Harry con rod da 12 pollici, 2 manici laterali regolabili, l'attacco per le batterie V-Lock con il cavo di alimentazione RED, lo spallaccio molto morbido, il tappo frontale RF personalizzato, molto stiloso, cavi vari e una valanga di adesivi della Condor Blue. Vediamo come impostare la camera in versione minimal o maximal. Il cage è solido e ben costruito. È dotato di una livella superiore che è molto utile e magneti nella parte inferiore per le chiavi a brugola. Già così il kit offre quasi tutto il necessario per iniziare a girare. Personalmente non sono un fan del manico superiore, soprattutto perché la Komodo si controlla dallo schermo touch. Con questo setup il monitor è costantemente coperto. Una maniglia laterale sarebbe stato preferibile, ma non è inclusa, quindi va aggiunta alla lista della spesa. La maniglia viene venduta separatamente per 73 € più le spese di spedizione e importazioni, quindi non è proprio economica. Inoltre la slitta non è compatibile con altri manici laterali anche se sono NATO, come quelli della Tilta per esempio. Non sono un esperto di slitte NATO, però se qualcuno ha una spiegazione di questa cosa mi scriva nei commenti. Il manico superiore include un pulsante REC particolarmente utile per chi possiede la Komodo Original, anche se non sono riuscito a farlo funzionare. Forse è necessario modificare qualche impostazione del menu, non lo so, ma sinceramente non mi è interessato approfondire. Se qualcuno ha suggerimenti li accetto nei commenti. Mi piace poter aggiungere una seconda piastra per le riprese in verticale nel lato sinistro, cosa che fa risparmiare molto tempo. Avrei preferito però poter allineare 2 vite, ma i rail sono generalmente sfalsati, quindi non è possibile farlo. Resta comunque una soluzione che userò spesso per i reel social in verticale. Se il setup è maximal, il kit diventa più sensato, è ergonomico, è abbastanza leggero ed è maneggevole e ha tutti gli attacchi che sono necessari. I rod sono leggeri e pratici, sebbene siano leggermente corti per chi utilizza un'ottica zoom come la DZO Pictor. Se devo individuare un difetto, la distanza della camera dalla base di questo setup diventa piuttosto notevole e può risultare scomoda. Inoltre, le viti per stringere i rod si scontrano con la struttura della testa video, quindi devono essere posizionate sempre in orizzontale indipendentemente dal fatto che stringano o meno. A volte risulta più pratico utilizzare un supporto per rod più semplice come quello proposto dalla Small Rig. Una cosa di cui ho sentito la mancanza è un supporto per le lenti, che è un peccato. Un set del genere implica spesso l'uso di lenti zoom pesanti che senza un adeguato supporto potrebbero danneggiare l'attacco dell'obiettivo sulla camera. Anche qui ho optato per un supporto della Small Rig. Infine non è incluso un follow focus manuale, che sarebbe stato utile. I manici invece sono robusti, facili da montare e adattare. Anche attaccati direttamente al cage rappresentano un'eccellente soluzione per un setup leggero e rapido. L'unico problema è che il manico è più lungo della Komodo con il cage, quindi per appoggiare la camera è necessario sollevarla o ruotare il manico ogni volta che la si appoggia. Il setup per l'uso a spalla è probabilmente la feature migliore del sistema. È confortevole e permette di bilanciare facilmente il baricentro della spalla con l'aggiunta delle V-Lock, soprattutto se sono di dimensioni adeguate. Qui è chiara la necessità di un supporto laterale per lo schermo. Se si monta lo schermo sopra, lo schermo diventa troppo alto per poterlo utilizzare a spalla e non è molto maneggevole. È molto più pratico invece avere un kit laterale e fare un montaggio alla Sony, con il braccetto regolabile e il manico superiore. Il kit è ben pensato e ben costruito. Rappresenta sicuramente un ottimo investimento per chi opera in contesti più strutturati e necessita di una soluzione versatile e personalizzabile. Potrebbe non essere la scelta giusta per i videomaker solitari o per gli appassionati del run and gun. Per questi utenti sarebbe sicuramente più consigliabile assemblare un kit personalizzato selezionando solo i componenti di interesse. D'altronde il prezzo non è proprio entry level, quindi giustifica un utilizzo più professionale.
Per le mie esigenze si adatta perfettamente e sono decisamente soddisfatto dell'acquisto, al quale però aggiungerò l'handle laterale, che è indispensabile per il mio stile di ripresa, e l'attacco per gli adattatori delle ottiche sul cage. E suggerirei a Condor Blue di includere in futuro il supporto laterale per lo schermo e di allineare le viti sulla faccia sinistra della camera per permettere lo shooting verticale. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per il 10% di sconto sugli acquisti dal sito della Condor Blue. Se il video vi è stato utile lasciate un like e iscrivetevi al canale per altre recensioni e tutorial su Red, DaVinci e altri argomenti di videomaking.